È arrivato il momento di parlare dell'intelligenza artificiale dedicata agli artisti e ai musei. L'arte e gli artisti si evolvono alla continua ricerca di nuove soluzioni da adottare per maturare la propria ricerca artistica e creare così nuove opere. Viviamo anni che vedono un rapido sviluppo tecnologico, dove l'innovazione non può e non deve abbattere l'istinto artistico e la forza creativa. Così la volontà di esplorare tecniche e idee originali permette agli artisti, ma non solo, di interfacciarsi sempre di più con l'intelligenza artificiale e più in generale con le tecnologie, facendo così arte e innovazione. Le nuove prospettive che l'intelligenza artificiale è capace di creare e alimentare rappresentano una sfida nel rapporto tra uomo e macchina, con cui anche il mondo dell'arte deve e sta iniziando a confrontarsi. Gli artisti sono interpreti ideali del rapporto tra arte e tecnologia, per questo non mancano progetti negli ultimi anni che hanno incontrato sempre di più binomio AI e artisti. Proprio recentemente la Biennale d'Arte di Venezia, kermesse di rilevanza internazionale, con una storia lunga, ben 124 anni e con alle spalle 58 edizioni, ha visto nel 2019 la presenza dell'intelligenza artificiale tra le opere facenti parte dell'esposizione. Infatti, grazie all'artista tedesca Ito Steyer, ecco che l'AI è approdata in laguna. Alla fine delle corderie viene presentata l'opera intitolata This is the Future, installazione video su 20 schermi dove una donna decide di nascondere un giardino nel futuro, iniziando poi a cercarlo nel suo presente. Cammina tra i fiori digitali che nascono e muoiono rapidamente, ad accompagnarla alla ricerca, computer, generatori di immagini e di voci che diffondono false notizie sul presente e il futuro della nostra civiltà. Una critica puntuale alle nuove tecnologie che vuole mettere in guardia i visitatori, iniziando a creare riflessioni sulla tematica. Negli anni però l'attenzione verso l'AI non è di certo mancata e grandi istituzioni museali si sono fatte avanti per celebrare la creatività digitale. Tra queste la Tate Gallery di Londra ha promosso nel 2016 l'EK Prize, un premio di 15.000 sterline più 90.000 sterline in collaborazione con Microsoft, assegnato annualmente a un'idea che applicava la tecnologia digitale in modo innovativo per scoprire, esplorare e conoscere le collezioni del museo e dei suoi artisti. Il tema rientrava nel progetto più ampio della Tate di usare le tecnologie digitali per dare vita ad un nuovo modo, attuale al passo con i tempi, di fruire l'arte e la cultura. Una giuria di esperti ha selezionato una rosa di 4 idee che prevedevano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Includevano una proposta per dare alle opere d'arte il potere di sognare ad occhi aperti, una macchina intelligente che confrontava le opere d'arte con il flusso infinito di immagini provenienti da internet, una AI, Artist Residence, che imparava a creare arte e un esperimento per comprendere se una macchina sarebbe mai stata in grado di imparare a descrivere le opere d'arte, esattamente come gli esseri umani. È curioso e vince il team italiano, Fabbrica, con il progetto Recognition, una mostra online in continua evoluzione che ha messo in relazione per 3 mesi le opere d'arte del passato e le notizie attuali, il tutto partendo dalle immagini della collezione della Tate e da quelle reperite online, cercando di individuare possibili affinità e connessioni. Per gli artisti diventa quindi una grande opportunità, l'opportunità di utilizzare tecnologie nuove, innovative e addirittura automatiche, autogeneranti per creare opere d'arte, e lo fanno utilizzando dei computer. Abbiamo visto il caso di Christie's, un algoritmo con un selettore, dall'altro lato però l'AI può essere utilizzata per creare opere da qualsiasi cosa, da un suono, dalla luce, dall'interpretazione di dati alfanumerici, di dati binari, di dati seriali. Tutto questo è la tecnologia a disposizione degli artisti e questo potrebbe e diventerà sicuramente un nuovo medium, un nuovo supporto al quale si potrà attingere. Saranno tanti i dubbi dal punto di vista legale, dal punto di vista autenticità, dal punto di vista di valore artistico, di ricerca. Tutto questo il futuro lo deciderà, ma è una grande opportunità per gli artisti di continuare a esplorare il futuro. L'impiego quindi dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'arte da parte di artisti trova utilizzi inediti e chissà in futuro quanto ancora ci sorprenderà.